Extra large, foto di grande vedute. Parleremo di una strana fotocamera tra banchetti e fiori di loto, ovvero come trasformare la destinazione d'uso di una macchina fotografica facendo appello ai sentimenti. Vi dirò di come passare dalla documentazione alla poesia. Passeremo dalle stanze affollate di gente al paesaggio di una grande fotografa. In pratica passeremo da questa a questa. Sono Roberto Carlone e racconto la fotografia parlando, suonando e mostrandovi le foto che raramente si possono vedere. Cominciamo la nostra storia. È una sera di fine 1800 e William F. Faulkner e William Schwing hanno una fiorente società di lampade a gas che rifornisce l'intera città di New York. Proprio quella sera arriva una notizia che non li farà dormire sereni. Il New York Daily Times, il Sun, il Wall Street Journal e il New York World annunciano una novità rivoluzionaria. La città trasformerà l'illuminazione pubblica sostituendo il gas con l'elettrico. D'ora in poi scompariranno gli omini con le scale in cima ai lampioni sul far della sera. Tutto si illuminerà con un semplice e solo interruttore. Per loro è un disastro. La fine delle lampade a gas, la fine del loro lavoro. Si dicono l'un l'altro che forse potevano pensarci prima. Ma forti e temerari come sono, decidono di cambiare, di allargare il loro campo d'azione. I pionieri, del resto, si distinguono sempre. Decidono così di investire in biciclette e macchine fotografiche, due nuovi settori in grandissima crescita. E non sbagliano affatto. Individuano il problema e trovano la soluzione. E trovano una soluzione così grande e nuova che inventano una fotocamera che permetterà di scattare a mano libera e di vedere esattamente l'immagine che finirà sulla pellicola. E fino ad allora era impossibile. Utilizzeranno una geniale tendina come un sipario che passerà davanti alla lastra in modo da consentire tempi più stretti di esposizione. Geniale. Tutto più maneggevole, immediato e rapido. Così il fotografo può essere ovunque e scattare subito. Una rivoluzione. Nasce la Graflex, la macchina fotografica dei primi fotoreporter. Ha un successo incredibile. Ma ha un difetto. Sapete come sono gli americani? A loro piace celebrare le cose in grande, feste, celebrazioni, banchetti. Tutte quelle persone non ci stanno in una macchina fotografica. E anche se gli obiettivi lo consentono, è il supporto, la lastra, il negativo, la pellicola che non ce la fa a farli entrare tutti. Basta creare un supporto sufficientemente grande che ci stiano tutti. E si inventano la macchina fotografica da banchetti, la banqueting camera, a cui danno per nome le loro iniziali. È una macchina così perfetta che li fa stare tutti e addirittura fa riconoscere le facce di ognuno, anche di quello più lontano, quello che si vuole nascondere. La rivoluzione ha una definizione impressionante. La carta del negativo è una 20x12, che misurano in pollici, quindi per capirci è un foglio di 50 cm x 30. Enorme. Capite anche voi che la superficie è grandissima. Per paragonarla con una pellicola normale o ad un sensore dei nostri giorni, è la stessa proporzione che c'è tra la Terra e il Sole. Quindi può essere ricca, ricchissima di dettagli. L'unica. William chiede a William: ma se uno o più di uno chiudono gli occhi in quell'istante, resterà sempre qualcuno ad occhi chiusi. Il problema non esiste, perché il tempo di esposizione sarà intorno ad 1 secondo. Un battito di palpebre è di 1/10 di secondo, quindi praticamente nessuno resterà mai ad occhi chiusi. La macchina è grande, ingombrante e pesante, sono 10 kg. Ci vuole un cavalletto robusto e molto alto.
Bisogna andarci presto per preparare tutto. Vanno lì in 3 la mattina presto. Con una lanterna traguardano l'inquadratura. Prima a destra, qui va bene, poi a sinistra, qui è perfetto. E poi ci vuole una luce fortissima perché sono all'interno. E per questo usano un flash. Magnesio, esplosione, puzza e fumo. Qualcuno dei fotografi rimane ustionato delle volte, ciglia, cappelli bruciati. Era necessario inventarsi un sistema meno pericoloso. George R. Lawrence sviluppò un sistema diffuso in molti punti della stanza, a volte anche in 350 punti. Una singola carica elettrica faceva esplodere tutta la polvere, generando più luce e meno fumo rispetto ai metodi precedenti. Le prime lampadine le sviluppa la Hauser Company in Germania nel 1930 e nel giro di un decennio le lampadine iniziano a sostituire la polvere flash come fonte di luce. Poi inventano le lampade a bulbo e riescono a sincronizzare tra loro, e qui vediamo Jason Jones, il maestro, che ce ne mostra qualcuna. I media se ne mettono almeno 10, ma le folle vanno addestrate. Devono stare ferme e buone. E l'unico sistema è usare un megafono per parlare a 500 persone. Non appena tutti sono ai loro posti e le persone si sono sistemate nell'inquadratura, alcuni ultimi passi sono fondamentali per scattare la fotografia. Il fotografo mette in posizione lo chassis con la pellicola piana. Toglie il volet dal portapellicola per consentire alla luce di colpire l'emulsione. Il fotografo, col megafono, fa tacere il gruppo. Tutti sono invitati a voltarsi verso la macchina fotografica e a guardarla, là in alto. Il fotografo comunica ai partecipanti che dovranno contare alla rovescia e che dovranno rimanere assolutamente immobili durante l'esplosione del flash per 2 secondi. Con la peretta di gomma ad aria compressa che apre l'otturatore in una mano e l'interruttore che accende il flash nell'altra, il fotografo dà il suo segnale, conto alla rovescia. 2, 1, apre l'otturatore, accende il flash, aspetta che la luce diminuisca e rilascia la peretta che chiude l'otturatore. L'assistente consegna il volet al fotografo che la fa scivolare di nuovo nello chassis in modo da proteggere la pellicola esposta, e il portapellicola viene estratto dal retro della macchina fotografica e riposto con tutta la cura in una borsa a prova di luce. Mentre il team smonta le luci e la macchina fotografica, la pellicola viene portata in camera oscura e sviluppata. È sufficiente il tempo del pasto per terminare la stampa e far vedere la prima copia della foto a tutti gli invitati e raccogliere così le prenotazioni per portarsi a casa una copia di quella splendida serata, ognuno la sua. La foto viene, il più delle volte, ed è perfetta e nitida. Sono in tanti che la utilizzano, molto specializzati. Ed ora lasciate che vi presenti il mio sponsor, che sono sempre io. Non vendo niente, ma vi ricordo di iscrivervi alla newsletter settimanale senza francobollo, che invio alle vostre caselle. La trovate su robertocarlone.it alla pagina newsletter. Vi racconto altre storie, altre avventure, presento le mie foto e tutti i progetti speciali. Ne vale la pena ed è un modo di sostenere tutta la mia attività gratuita. Per questo vi dico grazie. Ma continuiamo in questo viaggio fotografico. Edward Kelty, 1888-1967 più o meno, uno dei primi utilizzatori di bucket camera, fotografa prevalentemente i circhi. Cannoni grandi con un uomo proiettile, Ugo Zachin, dai circhi riuniti Bartley e Barnum. Una marea di folle per il Giubileo d'Oro. Oppure tutti i clown dello spettacolo più grande del mondo. Eugene Omar Goldbeck, 1890 e muore nell'85-86, noto come fotografo non ufficiale delle forze armate americane. Immortala 300 militari. Miles Weaver gestiva uno dei più grandi studi fotografici per banchetti e panoramiche di Los Angeles.
Il suo lavoro comprendeva le prime celebrazioni degli Academy Award, i revival religiosi, le foto pubblicitarie dei film e i concorsi di bellezza in costume da bagno. E arriva fino a Venezia. L'esempio più famoso dell'uso di questo tipo di foto è quella della scena finale di Shining, in cui al centro della foto questo povero scialbo signore viene sostituito con Jack Nicholson, con un abile e sapiente ritocco. Ce l'avete presente, no? Insomma, questa storia dura fino agli inizi degli anni 60, poi diventa sempre più difficile trovare qualcuno che le usi. E non si trova chi le sviluppa, chi riesce ad ingrandirle. Al giorno d'oggi chi riesce a scannerizzarle. Pensate che uno chassis dove alloggiare la lastra costa intorno ai $410 oggi. Una macchina dell'epoca si trova a non meno di 2.500 euro e c'è anche chi le costruisce praticamente artigianalmente e le mette in vendita a $5.890. La Kodak prepara le carte da impressionare una volta l'anno e poi ne sospende la produzione fino all'anno successivo. Quindi, quando le hai usate tutte, devi aspettare l'anno nuovo e fare bene i tuoi conti. E direte voi, e chi le usa più? Difficile, ma non impossibile. E qui vi vorrei presentare una persona straordinaria che fotografa con questa macchina e ci può mettere tutti a tacere. Le sue foto sono veramente uniche, poetiche. Lei è Lois Connell. Questa carrellata inizia con lei che fotografa i fotografi che fotografano, assalendo draghi cinesi ai festeggiamenti del loro capodanno. Quei leggeri movimenti, il mosso delle persone che aggiunge un che di vitale, di tempo che passa. All'inizio si concentra sulle persone, famiglia Tiananmen, e via via toglie sempre qualcuna, asciuga. 4 ragazze nell'umido di un parco a Guanix, poi una sola persona, un venditore sullo Yangshuo, comunque con un taglio panoramico, che lo inserisce nel suo ambiente, quasi un film in cinemascope. E poi paesaggi, quasi simbolici, silenziosi, poetici, in attesa di qualcosa. E l'occhio vaga, contempla, assorbe. Poi tutto diventa più etereo, un haku, un attimo in cui puoi spaziare, perderti, ammirare, respirare quel posto, quella nebbia, e diventa la tua nebbia. E sempre di più la natura vince sulle pietre, sui bellissimi manufatti, la vegetazione si prepara a vincere la presenza umana. Si riesce qui ad immaginare lo sforzo sovrumano per mettere la bucket camera in verticale, per comunicarci una vertigine che altrimenti non è possibile raccontare. Sempre con una sospensione del tempo, un bianco e nero che solo la pellicola sa dare, una lenta discesa verso il mare, per arrivare alla serie Lotus, in cui il fiore diventa protagonista in una forma astratta di foglie grandi, imperiose, silenziose, sagge e fiere. Anche quando il freddo le imprigiona nelle acque ghiacciate. Qui si sente la bidimensionalità di un'inclusione, di un tempo implacabile che congela tutto, che mette distanza, allontanamento. Immaginate un poco queste stampe lunghe 2 metri, definite, ultradefinite, precise, incise come vene nella carne. Oppure con uno sfondo di un dipinto, una carta da parati, e sentite come le 2 forme si integrano, primo piano e sfondo. Tutto è un continuo. La realtà è la rappresentazione del suo massimo splendore e purezza, che però è disegnato. E queste acque ferme, nere come non mai, ma non per questo minacciose. Duri specchi di cielo e di profondità, superficie che accoglie e fa riposare. E la perfezione di un contrasto, equilibrio di scuri con scuro, poco bianco, ma che impreziosisce.
Lei riesce a raccogliere il mondo, a assorbirlo. Solo lei lo sa fare così in maniera delicata e sublime. Solo lei permette al mondo di lasciarlo scivolare in una scatola nera e fissarsi in una pellicola e farla diventare quella dei nostri sogni. Ecco, queste erano la testimonianza dell'essere di larghe vedute. Vedute tranciate, ma extra large. Grazie per essere stati fino a qui. Inutile ricordarvi di guardare altri video e altri ancora e ancora e ancora. Questo è un modo per sostenere la mia presenza su questo canale. Vi suggerisco di guardare il mio film Fotografie da appartamento, che si inserisce in questo mondo un po' poetico di guardare con la fotografia. Lo potete trovare su Tipeee e con una piccola donazione, l'ultima nella lista, avrete tutte le coordinate per potervelo gustare. bit.ly/sostieniroberto. Un bacio, vi saluto, al prossimo video, ciao! Extra